Benvenuti al TG Acea, l'appuntamento settimanale che vi tiene informati sulle attività e progetti del gruppo. È disponibile sul sito di Areti la consultazione pubblica che permette agli utenti della rete elettrica di Roma di rivestire un ruolo attivo nel mercato dell'energia, partecipando al progetto pilota RomeFlex, acronimo di Reshaping Operational Methods to Run Grid Flexibility. RomeFlex è un innovativo servizio sviluppato da Areti che permette di realizzare un mercato della flessibilità locale. Il progetto è stato presentato il 18 gennaio nella sede di Utilitalia. In concreto, attraverso RomeFlex gli utenti potranno, cedendo o diminuendo l'energia immessa in rete, non solo collaborare per mantenere in equilibrio la rete elettrica, ma anche ricevere un controvalore economico in relazione al servizio effettivamente reso. Abbiamo raccolto il commento di Ercole De Luca, Head of Electrical System Development Areti. Ercole De Luca ci racconta in cosa consiste RomeFlex e qual è il suo rapporto con il progetto Platone. Sì, il progetto Platone è il vero e proprio padre di RomeFlex. RomeFlex industrializza ed estende a tutti quanti gli utenti della rete di distribuzione di Roma i servizi sviluppati appunto nel progetto Platone. RomeFlex fa sì che tutti quanti gli utenti connessi alla rete di distribuzione possano offrire servizi ad Areti, servizi ancillari, servizi di flessibilità, nella stessa identica maniera con cui oggi già è possibile offrirli al gestore della rete di trasmissione nazionale. In questo modo, attraverso RomeFlex, ogni utente, ogni cliente, ognuno di noi passa dall'essere un semplice cliente ad un vero e proprio partner nella gestione della rete di distribuzione. Finanziare progetti green nei servizi di pubblica utilità gestiti dalle aziende del gruppo per realizzare opere e iniziative che generano impatti positivi per la società e l'ambiente. Prosegue l'azione di Acea nel mercato Green Finance con la chiusura del collocamento di un prestito obbligazionario sotto forma di Green Bond della durata di 8 anni per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro. Grande successo registrato dall'emissione con richieste finali pari a circa 3 volte l'ammontare offerto da parte di investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche, principalmente in ambito green. Lo strumento finanziario, riservato esclusivamente a investitori istituzionali, andrà a finanziare progetti per la resilienza della rete di distribuzione elettrica, il potenziamento dell'efficienza energetica, la mobilità elettrica, lo sviluppo dell'economia circolare, l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e la protezione della risorsa idrica. L'obbligazione verde è quotata presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. Continua il viaggio di Acea e Borghi Magazine alla scoperta degli itinerari dell'acqua. Il percorso che unisce cultura e innovazione grazie all'app YDWOW. Protagonista di questa tappa è Castel Gandolfo, territorio nel quale opera Acea Auto 2. Ricco di storia, archeologia e arte, il percorso da intraprendere inizia dal Beveratore, una vasca che riceve l'acqua del vecchio acquedotto di Palazzolo. Quindi dalla fontana del Bernini, che adorna da circa 4 secoli Piazza delle Libertà, prosegue per toccare, fuori dal centro storico, il Parco Archeologico Ibernesi, su cui si trova una parte dell'impianto termale della Villa Imperiale di Domiziano. I bordi del lago Albano, sede di importanti resti archeologici preistorici e romani, e il Ninfeo Bergantino, una grotta naturale utilizzata originariamente come cava di Pozzolana. Infine, il percorso segnalato dall'app YDWOW giunge in un piccolo bosco di querce, dove, nello spirito del turismo lento e consapevole, termina l'itinerario. Per questa edizione è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con il TG Acea.